Ben ritrovati amici dentro la storia, terza puntata on the road, i nostri viaggi assieme, e oggi andiamo in un posto decisamente storico. Viaggiate con noi. Amici dentro la storia, vi avevo promesso un posto davvero realmente storico e cosa di meglio del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Se non lo conoscete, fateci un salto perché merita assolutamente. Sono in compagnia di un grande amico che è Stefano Gambarotto, il curatore di questo museo. Grazie Stefano di essere con noi. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. E questa è un'ala particolare. Sì. Vuoi spiegarcela? Sì, qui ci troviamo all'interno del cosiddetto Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, una struttura che conserva il nome di 1.200.000 titolati dell'Ordine di Vittorio Veneto, un ordine cavalleresco che è stato istituito nel 1968 in occasione del 50° della vittoria. 50° della vittoria, era il 24 ottobre del 1918 quando iniziò la battaglia definitiva di Vittorio Veneto. Qui troviamo anche dei pezzi di artiglieria notevoli. Questo ad esempio? Questo è particolarmente interessante perché si tratta di una bombarda austro-ungarica che ha appunto una particolarità, la sua rarità, perché all'epoca fu costruita in soli 100 esemplari ed è un'arma che funziona ad aria compressa. Pensate che con l'aggiunta di una particolare prolunga che purtroppo qui al museo non abbiamo, era in grado di lanciare un proiettile di 20 kg a più di 1 chilometro di distanza ed era un'arma particolarmente insidiosa perché non si sentiva il proiettile in arrivo. I prodigi della tecnica. D'altronde la Grande Guerra è stato il banco di prova per tantissime nuove tecnologie. Forse anche per questo è stata una guerra così difficile e così lunga. Sì, come puoi facilmente, e anzi, come ben sai, direi Federico, la prima guerra mondiale era una guerra che non si poteva vincere sui campi di battaglia, date le dimensioni enormi degli eserciti. Si poteva solo consumare l'avversario e costringerlo ad esaurire tutte le sue risorse con una serie di attacchi in successione. Proprio per questo si dice che la Grande Guerra è stata la prima guerra industriale della storia, un vero e proprio scontro di potenza industriale, perché si era compreso che sostanzialmente la vittoria sarebbe andata alla nazione che fosse stata in grado di proiettare sui fronti di combattimento la propria potenza industriale. Come accade anche nelle guerre di oggi, lo stiamo vedendo, chi riesce ad alimentare con continuità i fronti di combattimento con uomini e mezzi è in vantaggio nettamente sull'avversario. Bene, e adesso passiamo un po' a visitare questo straordinario museo. Siamo sempre all'interno del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Una curiosità, per chi non lo sapesse, all'interno della Battaglia di Vittorio Veneto ci fu l'intervento anche di un reggimento statunitense che era aggregato alla terza armata, quella del Duca d'Aosta, e qui abbiamo un ricordo di questo particolare reparto che combatté al fianco degli italiani, ma anche degli inglesi e dei francesi, oltre che dei futuri cecoslovacchi, qui, in questa zona, per la vittoria nella Grande Guerra e per realizzare un nuovo tipo d'Europa, lontano da quelle che erano le logiche dell'Ottocento e verso un nuovo secolo, quello che sarebbe stato chiamato il secolo breve. Siamo all'ingresso del Museo della Battaglia. Qui inizia uno dei percorsi storici all'interno del museo. È quello che è chiamato il percorso trincea. È una scoperta di come combattevano ma anche come vivevano i soldati in quella guerra, la prima guerra moderna che fu anche soprattutto una guerra stanziale, una guerra non di movimento ma di posizione. Stefano, cosa ci aspetta qua dentro? Assolutamente sì, stiamo per entrare in una installazione che noi abbiamo ribattezzato la trincea. Sostanzialmente il materiale che vedremo tra breve esposto è organizzato lungo un percorso che si sviluppa allo stesso modo di quello delle trincee della Grande Guerra, quindi imita il movimento di un serpente che striscia sul terreno, a gobbe, se mi passi questo termine.
Perché nella realtà del conflitto, se un nemico arrivava a portata della trincea e ci saltava dentro, non aveva una linea di tiro libera lungo tutto lo sviluppo della fortificazione, ma era costretto a percorrere tutte le gobbe che formavano il percorso, non sapendo che cosa lo aspettava oltre la curva. E l'ambientazione che vedrete è di tipo notturno, perché sul fronte italiano tra una grande offensiva e l'altra regnava sostanzialmente la stasi, quindi di giorno non accadeva praticamente nulla, il grosso dell'attività, le pattuglie e quant'altro si svolgeva tutto di notte, per cui l'ambientazione di questa installazione è notturna. A parete sono esposti tutta una serie di oggetti della vita quotidiana dei soldati. Come dicevi tu giustamente, poco dopo l'inizio della guerra i combattenti si resero conto che i conflitti ottocenteschi fatti di rapide battaglie manovrate appartenevano purtroppo al passato e si seppellirono all'interno delle trincee in cui trascorsero l'intera guerra sostanzialmente. E allora venite con noi. Prego. Grande guerra significa anche guerra chimica, la guerra col gas. Dalla seconda offensiva di Ypres in Belgio in avanti, questi gas mortali fanno la loro apparizione sui campi di battaglia. Sono armi estremamente subdole che mietono vittime e se non uccidono lasciano comunque delle irritazioni profonde nella pelle, sugli occhi. Sono un'arma diversa dal solito e contro quest'arma vengono studiate le prime contromisure. Qui vediamo, ad esempio, Stefano, delle maschere antigas, diciamo tra i primi modelli per combattere questa nuova arma. Sì, una cosa importante da sottolineare è che questi gas non aggredivano solo il sistema respiratorio. Tu citavi giustamente un attimo fa l'iprite. L'iprite era anche un gas in grado di aprire ulcerazioni enormi sulla carne, per cui non bastava più avere soltanto una maschera antigas, ma si doveva anche possedere un abbigliamento in grado di respingere gli aggressivi chimici. Qui vediamo una maschera tedesca, se la volete riprendere, con il suo contenitore che sta poi nell'espositore più in basso. Metodi barbari, contromisure drastiche. Il Regio Esercito emanò una direttiva proprio contro l'utilizzo di queste armi, per cui qualunque soldato nemico fosse stato trovato in possesso di queste mazze ferrate o di altre mazze ferrate sarebbe stato immediatamente passato per le armi. Niente Convenzione di Ginevra, niente rispetto in questo caso del diritto di guerra, perché di fronte alla brutalità può reagire solo con altra brutalità. Grande guerra significa anche informazione a favore dei soldati. Qui vediamo degli esempi di giornali rivolti proprio alla truppa. La Tradotta, ad esempio, era un giornale molto popolare, per quanto ricordiamo che all'epoca l'analfabetismo tra la truppa era molto diffuso. Se pensiamo al fatto che la prima grande riforma dell'istruzione italiana, la riforma Zanardelli, risaliva a meno di 20 anni prima, si fa presto a capire quanto fosse difficile diffondere la parola scritta all'interno delle file del Regio Esercito. Un po' meglio andava nell'Imperial Regio Esercito Austro-Ungarico, perché lì nel regno e impero d'Austria-Ungheria la scuola dell'obbligo era già garantita e gratuita fino alla terza classe media, fino ai 14 anni. Queste questioni, che sono prima di tutto sociali, ancora prima che militari, si riverberanno nel tempo con le successive riforme della scuola, che inizieranno con la riforma gentile dopo la Grande Guerra e proseguiranno nel secondo dopoguerra. Altra sezione del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, questa è la famosa armeria. Stefano, è una collezione impressionante. Sì, questa è la cosiddetta armeria Marson, il nucleo originale della raccolta messa insieme dal nostro fondatore Luigi Marson.
Le armi che vedete in esposizione sono una piccola parte in realtà, perché noi ne abbiamo oltre 1000 armi che appartengono anche alla seconda guerra mondiale, armi contemporanee che sono arrivate a seguito di donazioni. In questa sala trovate esposte solo quelle direttamente collegate al primo conflitto mondiale. Noi utilizziamo questo particolare ambiente del museo per far capire ai nostri visitatori, per precisare il concetto di cui abbiamo parlato prima, quello di guerra industriale. Se voi pensate a un'arma ottocentesca, la classica pistola ad avancarica, hai presente quella che si vede nei films, per produrre un oggetto di quel genere ti era sufficiente un'organizzazione di tipo artigianale, una buona filiera artigianale. Invece, per produrre gli oggetti che sono conservati in questa sala hai bisogno di un sistema industriale. Catena di montaggio? Esattamente. Che sia in grado di produrre milioni di questi oggetti, e hai bisogno di una catena logistica poi che sia in grado di trasportarli fino al fronte. Ecco perché guerra industriale, scontro di potenza industriale tra nazioni. Quindi diciamo 3 catene: la supply chain, cioè la catena di approvvigionamento delle materie prime, la catena di montaggio e la catena di distribuzione. È il discorso che facevano prima all'inizio sull'importanza dei rifornimenti. Perché l'Austria-Ungheria e la Germania sono state sconfitte? Poi tutti sapete che non sono state battute sul campo di battaglia, sono state strangolate dal blocco economico dell'intesa, che ha impedito appunto a questi due imperi di ricevere le materie prime, ad esempio, che servivano ad alimentare la loro industria. Quindi avete capito l'importanza del controllo delle materie prime e soprattutto dello sviluppo economico e industriale. Parte tutto da qui. Ogni guerra viene combattuta anche, soprattutto, non tanto dentro le trincee o sui campi di battaglia, ma prima ancora all'interno degli uffici produttivi, all'interno dei ministeri e all'interno degli uffici strategici, per decidere come sviluppare gli armamenti e come distribuirli. Soprattutto nei grandi centri industriali, assolutamente sì. Vedevo ad esempio 6, eccolo lì, numero 6 sarebbe questa, la Deutsche, la bomba aerea tedesca in acciaio, la Prüfungstall und Werft der Fliegertruppe, da 50 kg per 170 cm di altezza. D'altronde ricordiamo che la Grande Guerra è anche la guerra di affermazione dell'arma aerea, quell'arma aerea che aveva fatto capolino la prima volta sui campi di battaglia durante la guerra di Libia, pochi anni prima, era il 1911, eravamo stati noi italiani a sperimentare per la prima volta l'utilizzo dell'aereo che esisteva da così poco tempo sui campi di battaglia, ma durante la Grande Guerra si vedono le prime azioni sia di caccia, ma soprattutto di bombardamento, con le specifiche degli aerei che mano a mano iniziano a specializzarsi, ma diventeranno ancora più specifici con il secondo conflitto mondiale. Un'altra ala del museo è dedicata all'occupazione austro-ungarica. Dopo la rotta di Caporetto dell'autunno del 1917, il Regio Esercito è costretto a battere in ritirata, abbandona anche molti armamenti pesanti e si ritira dietro la linea del Piave. E cosa succede nelle terre occupate? Alcuni residenti sono sfollati, altri restano e subiscono l'occupazione, un'occupazione che punta prima di tutto ad attingere alla forza locale, alle materie prime locali, a ciò che si riesce a prendere, a cominciare dal vettovagliamento, per sostenere lo sforzo bellico, per sostenere le truppe combattenti. Ma una cosa molto interessante è il fattore multilinguistico, perché se le truppe italiane, per quanto fosse ancora difficile un'imposizione della lingua italiana, che d'altronde è una lingua piuttosto nuova, vedevano un impatto ancora dialettale, all'interno delle truppe dell'Imperial Regio Esercito Austro-Ungarico il multiculturalismo, il multilinguismo era quotidianità. Vediamo qui ad esempio una raccolta di periodici del periodo bellico in varie lingue: boemo, polacco, stocavo, rumeno, ungherese e ovviamente tedesco. Questo fa capire quanto fosse importante mantenere all'interno dell'Imperial Regio Esercito anche una corretta informazione, rispettando la multiculturalità che faceva parte del cuore stesso dell'impero, un qualcosa che ormai da tanti secoli contraddistingueva l'impatto dell'Imperial Regio Governo sui territori
governati e anche sostanzialmente la vita quotidiana di tutti i sudditi. Domenica del Corriere con la Domenica della Gazzetta è praticamente identica, con lo stesso layout grafico, ma che però viene utilizzata a scopo propagandistico. Supplemento della Gazzetta del Veneto. Eccola qua. Perché al posto del gazzettino, che cosa succede? Il gazzettino scompare e arriva la Gazzetta del Veneto che si stampa a Udine e che naturalmente serve a veicolare la propaganda. Usando tra l'altro il font usato per i fogli, non tutti, ad esempio vedo il carattere usato per gli ungheresi, è un tentativo di, diciamo, guerra psicologica, di captatio benevolenze. E qui vediamo ad esempio le prime pagine della Domenica della Gazzetta, che scimmiottava la famosissima Domenica del Corriere con le tavole di Achille e Beltrame, e sono, se lo vedete, tutte immagini che magnificano l'opera bellica degli austro-tedeschi. È un modo per influenzare l'opinione pubblica e condurla dalla parte dell'occupante. Eravamo solo nel 1917-18, oltre un secolo fa. Altro che guerra psicologica. Sa leggere, quindi l'impero è una piovra che estende i suoi tentacoli su tutta l'Europa, oppure in alternativa un serpente da strangolare. Anche se non sai leggere, il messaggio lo capisci istantaneamente. Esattamente. La battaglia di Vittorio Veneto chiude sostanzialmente la guerra, la grande guerra, sul fronte meridionale, il fronte italiano. Un fronte che per lungo tempo si era cristallizzato dopo la battaglia del Solstizio, il grande successo difensivo del Regio Esercito, e che vive questo ultimo atto anche spinto dalla politica, dalla necessità di avere una vittoria sul fianco sud, quindi sul fronte italiano, mentre già i francesi con i nuovi alleati americani premevano dall'altra parte. Una vittoria richiesta dalla politica italiana, ma anche un intervento richiesto dai francesi, dal maresciallo Ferdinand Foch. Sì, le forze francesi e inglesi, le loro direzioni politiche, le direzioni politiche di entrambi i paesi spingevano perché sul fronte italiano si passasse all'offensiva, cosa che invece, diciamo, la componente militare del nostro paese non voleva fare per tutta una serie di timori, tanto che il generale Diaz, che aveva assunto il comando del Regio Esercito dopo il siluramento di Cadorna, viene anche minacciato di sostituzione ad un certo Col generale Giardino. se non passerà all'azione. Alla fine quindi ci decidiamo ad attaccare e a lanciare questa benedetta offensiva che segnerà la fine del conflitto sul fronte italiano, innescando poi anche tutta una serie di meccanismi che porteranno alla fine della guerra, perché ormai esisteva il concreto rischio che le forze tedesche schierate sul fronte francese potessero venire prese alle spalle da quelle italiane. E non solo, all'interno della battaglia di Vittorio Veneto avviene la famosa disgregazione reale, fattuale dell'Austro-Ungheria, con le truppe ungheresi che sono tra le prime a lasciare il campo di battaglia e a tornare verso casa, rifiutando i combattimenti, perché ormai il modello austro-ungarico è entrato in crisi irreversibile e da quel momento in avanti sarà solo una disgregazione continua, con l'Imperial Regio Governo di Vienna che proverà inutilmente a salvare almeno parte del possibile, ad esempio creando l'effimero stato degli sloveni, dei croati e dei bosniaci, quello che poi diventerà la Jugoslavia, e tentando in qualche modo di ottenere delle condizioni più favorevoli, ma alla fine si arriverà Sì. all'armistizio di Villa Giusti. La cosa interessante da sottolineare, a mio parere, è che il vero e proprio cedimento comincia dalle seconde linee, cioè i vecchi combattenti, quelli che stavano sul fronte, volevano in realtà continuare a battersi contro gli italiani. È nelle retrovie che comincia il cedimento, retrovie che sono raggiunte per esempio dai giornali che portano notizie di quello che accade in patria,
Da lì comincia il vero collasso dell'esercito austro-ungarico. I tumulti a Vienna, i tumulti a Praga, i tumulti a Budapest, ma anche le notizie che arriveranno dalla Germania, dove la marina imperiale si è ammutinata e ha chiesto l'abdicazione del Kaiser e la nascita della Repubblica. La Grande Guerra finisce così, con una vittoria alleata sui campi di battaglia, ma ancora di più con un collasso economico e sociale degli imperi centrali. Ma sarà solo l'inizio, sarà solo il porre le basi, gettare i semi nel terreno per quello che avverrà negli anni successivi: la Grande Depressione, la difficoltà, l'entrata in crisi delle democrazie, il periodo dei totalitarismi e infine arrivare alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ma quella è un'altra storia. Vai. Ben ritrovati amici dentro la storia. No, cazzo, ho detto anche troiata. Bloopers a manetta. No! No. No, non riprendere perché siamo al contrario. Ok, mi senti? Prova, sa. Dammi il via. Grande Guerra, no, avanti. Seguitemi che andiamo in una nuova sezione. Fatto?